Oggi faremo l'unboxing della Vector Optics Continental 5-30x56 in FFP. Ho il grande piacere di avere qui con me la Continental 5-30x56 FFP, quindi in primo piano focale. Parliamo quindi della top line per quanto riguarda la produzione di ottiche per tiro di lunga e lunghissima distanza della Vector Optics. Ha le caratteristiche tecniche che sono, diciamo così, necessarie per appunto praticare l'attività di tiro a lunga e lunghissima distanza. Caratteristiche tecniche elencate perfino sulla scatola, che possiamo trovare ovviamente sul sito della Vector Optics, che andremo adesso ad analizzare insieme una per una, ma nel frattempo procediamo con l'unboxing. Sono davvero curioso di vederla. Allora, apriamo la scatola, qua, questo, una bella gomma a protezione, l'interno della scatola molto carino, guardate, ci sono anche le immagini delle varie applicazioni, diciamo così, di quest'ottica, ed eccola qua. Intanto vi mostro come si presenta all'interno. Davvero molto curata anche la confezione. Già da questo si capisce che stiamo parlando di un prodotto di alta qualità. Allora, troviamo subito un foglio dove praticamente c'è una, diciamo, rapida presentazione del tipo di reticolo ed alcune caratteristiche di quest'ottica. Lo mettiamo qui. Poi il libretto di istruzioni, ovviamente, della Continental, con le indicazioni sul montaggio, come funzionano le torrette, il reticolo e quant'altro. Ci tornerà sicuramente utile al momento dell'installazione. Troviamo in dotazione un tubo sunshade, praticamente un parasole, già in dotazione con l'ottica, e questo è ottimo. Troviamo un carinissimo, apriamolo subito perché questo mi piace molto, accessorio che praticamente è la pezzetta di pulizia, ma che è racchiusa, guardate che carino, in questo sacchetto con una clip che potremo agganciare a qualcosa per non perderlo e averlo sempre con noi a disposizione, e racchiude il fazzoletto di pulizia, diciamo così, la tovaglietta di pulizia, guardate che carina, con il logo della Vector Optics. Una bellissima patch, sempre molto gradita, della Vector. La tesserina VIP, perché la Vector Optics praticamente ci tratta come dei veri VIP, nel senso che ci offre una garanzia su questo prodotto a vita, e questo non è poco. Troviamo compresi sempre con l'ottica gli anelli di montaggio, la serie X-Accu, sono degli anelli in alluminio aeronautico di alta qualità. Andiamo a vederli. E questi sono anche, diciamo, un bel valore, perché alla fine gli anelli, sappiamo che per acquistare degli anelli buoni per l'installazione di un'ottica del genere su una carabina, diciamo anche di un certo calibro, si spendono insomma diversi soldi, e invece qui li troviamo direttamente in dotazione e sono anche molto belli. Allora, intanto belli massicci nel materiale, hanno anche un certo peso. Guardate che bella la lavorazione, molto tattica anche, e la chiusura a 6 viti, che quindi ci garantirà sicuramente un'ottima presa sul tubo. Troviamo poi il tools, sempre marcato Vector Optics, con diciamo così le linguette di varie misure per andare ad agire sulle torrette senza graffiarle. Sto tirando fuori tutto, a meno che l'ottica ve la tengo per ultima. Troviamo poi sempre in dotazione una torretta aggiuntiva da utilizzare in alternativa per quanto riguarda la regolazione del verticale sull'ottica, in alternativa a quella già montata. Adesso vi spiegherò perché e quando ci potrà venire utile. Molto bella. E finalmente tiriamo fuori la nostra ottica, che
come potete vedere, viene fornita con dei tappi di protezione che però hanno dei vetri trasparenti, quindi la potremmo utilizzare magari li potremmo utilizzare anche montati in caso magari piove e non volessimo bagnare le lenti. Quindi sono dei tappi, ma possono essere anche, diciamo, lasciati su mentre si usa l'ottica. Li andiamo a togliere comunque. Ed eccola qua. Devo dire, bellissima a vedersi. Andiamo quindi a vedere le caratteristiche tecniche di quest'ottica una ad una. Cominciamo dal tubo. Viene realizzata ovviamente dal pieno. Il tubo è in alluminio aeronautico 6061 T6. È un tubo da 34, la lunghezza totale dell'ottica è 392 mm per un peso di 810 grammi. Devo dire, non è neanche troppo, calcolando che stiamo parlando di un'ottica, insomma, di un certo tipo, 34 di diametro, 56 di campana, ovviamente non può essere neanche leggerissima, ma il materiale si fa sentire, quindi la qualità del materiale veramente si fa sentire. Procediamo con le lenti. Le lenti di quest'ottica sono veramente di altissima qualità. La Vector Optics si fornisce da un'azienda tedesca, la Scott, se la pronuncio bene credo, e quindi le lenti sono prodotte in Germania, in vetro, con dei trattamenti particolari che sono il V-Pro FMC e il LA-RE, queste sono le sigle, sono dei trattamenti che permettono a queste lenti di avere una trasmissione di luce superiore al 90%, garantendo una distorsione dell'immagine bassissima, una bassa dispersione e quindi rende quest'ottica ottima anche per il tiro in condizioni di scarsa luce o addirittura notturno. Un'altra caratteristica davvero interessante è l'eye relief, quindi la distanza al quale dovremo posizionare l'occhio per vedere perfettamente l'immagine dietro, fissa per tutti gli ingrandimenti a 4 pollici di distanza. La ghiera, per quanto riguarda gli ingrandimenti, quindi lo zoom, è fluida, non troppo dura ma neanche troppo lasca, diciamo così, nel movimento, e come vi ho detto prima abbiamo la bellezza di ingrandimenti che vanno da 5 a 30, che sono tanti, diciamo così, perlomeno per il tipo di attività che noi pratichiamo, che è il tiro a lunga distanza e a lunghissima distanza, rendendo quindi quest'ottica sicuramente utilizzabile anche per il tiro di precisione, ad esempio su carta da ben celeste. Nella parte posteriore troviamo un anello gommato, peraltro molto comodo, quindi con la regolazione per il fuoco con il nostro occhio. L'ottica è ovviamente sigillata e riempita con un gas inerte al fine di evitare appannamenti per via dei cambi di temperatura ambientali o dell'umidità, e ovviamente è IPX6 waterproof, quindi praticamente resistente all'acqua e alla pioggia. Tolgo la scatola perché voglio parlarvi delle torrette. Il reticolo, prima di passare alle torrette, ve lo mostro perché è già qui sulla scatola. È il classico reticolo perfetto per chi fa tiro su lunga e lunghissima distanza, il classico reticolo, dicevo, ad albero di Natale. Ma veniamo alle torrette, che sono veramente ottime, direi. Allora, intanto queste torrette sono bloccabili, quindi le possiamo, diciamo, alzare, girare. Vi faccio sentire i click che sono molto netti e molto udibili. Sicuramente li avete sentiti. Dicevo, sono bloccabili, quindi una volta trovata la nostra impostazione abbassiamo e si bloccano, quindi sarà impossibile, diciamo così, che anche inavvertitamente possiamo spostare, diciamo, la nostra impostazione dell'ottica. Questo lo stesso anche per quanto riguarda il windage, quindi la regolazione, la scansione orizzontale, diciamo così, del nostro reticolo. Sul lato sinistro troviamo la ruota dell'illuminazione, perché il reticolo si può illuminare a ben 6 livelli di illuminazione. Siamo poi alla ruota del parallasse, questa anche è davvero interessante in quanto parte da ben soli 10 yard, che sono praticamente meno di 10 metri. Il parallasse prosegue poi con le indicazioni di 15, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 ed infinito.
Un'altra caratteristica tecnica di queste torrette è lo zero stop. È una tecnologia davvero utile perché ci permette di poter tornare sempre al nostro zero, ad esempio quello dei 100 metri. Un'altra caratteristica tecnica molto interessante secondo me su quest'ottica è la presenza di questo indicatore, diciamo così, di giri. Praticamente questo che vedete come un dischetto rosso è un pernetto che sale di un tot ogni volta che compiamo un giro completo della torretta. Vi faccio vedere come funziona. Vedete che sale ogni volta che faccio un giro completo? Sale sempre di più, adesso lo abbasso così è più evidente. E quindi dalla posizione di tiro ci possiamo rendere conto in base di quanto è salito, di quanti giri in verità abbiamo già compiuto sulla torretta. Ma nel caso non volessimo utilizzare lo zero stop e non ci interessi neanche l'indicatore rosso, questo piroletto che esce fuori per ogni rotazione, potremo sostituire la torretta con l'altra torretta che ci fornisce la Vector Optics in dotazione. Quest'ottica in particolare è in Emerald. Le torrette hanno una definizione di 0,1 Emerald per ogni click. Ad ogni rotazione abbiamo ben 100 click e sull'escursione verticale una possibilità di regolazione di 26 mil. Naturalmente si tratta di un'ottica realizzata per resistere agli shock dovuti allo sparo delle nostre armi e la Vector Optics ci dice che è utilizzabile tranquillamente anche su un calibro 338 Lapua Magnum. E finalmente, dopo averne parlato tanto, facciamo un rapido salto in poligono e andiamo a provarla. La utilizzerò a mo' di spotter scope, cioè la utilizzerò per seguire i miei allievi durante i loro tiri e vedere così gli impatti alle varie distanze. I miei allievi in poligono spareranno da 100 metri fino a 550 metri, 600 yard. Utilizzerò quindi questa fantastica ottica, vista la sua assoluta definizione e chiarezza di immagine, per individuare i fori su carta che faranno a tutte le distanze a cui spareranno. Monterò la telecamera per quanto possibile in linea con l'ottica per mostrarvi quanto si vede e come si vede la Continental 530x56 FFP della Vector Optics. Ed eccoci in poligono. Dunque sto utilizzando l'ottica come spotter, è impostata a 16 ingrandimenti, i bersagli in fondo che stiamo osservando, che vedete anche voi, si trovano a 600 yard, quindi 550 metri. Come vedete l'immagine è davvero molto nitida, i colori sono stupendi, praticamente uguali a quello della natura che possiamo osservare intorno, l'immagine è davvero chiara. Nonostante io abbia posizionato la telecamera, diciamo così, dietro l'ottica, quindi la definizione reale è superiore a quello che effettivamente stiamo vedendo. Comunque sia, dicevo, l'allineamento con l'ottica non è stato particolarmente difficile, questo grazie al suo magnifico, diciamo così, eye relief. Adesso abbiamo aumentato gli ingrandimenti per cercare di vedere appunto i fori, perché fino a poco fa stavamo sparando su un gong, una piastra metallica, adesso avevano sparato i miei allievi su carta e quindi dobbiamo distinguere i fori a quella distanza. Come vedete, anche aumentando l'ingrandimento l'immagine rimane molto nitida, completa e non distorta neanche sui bordi, quindi queste lenti sono davvero ottime, devo dire, assolutamente. Adesso aumenterò l'ingrandimento fino al massimo per cercare di vedere appunto i fori. Vi faccio vedere di seguito. Ecco, ho indicato con le frecce verdi il bersaglio a cui stavano sparando e possiamo notare che si vedono i fori sulla carta. Siamo in tardo pomeriggio e il sole, come vedete, impatta direttamente sulla carta. Guardate il foro al centro del bersaglio come si riesce a vedere, nonostante stiamo parlando di 550 metri. Ed eccomi rientrato dal poligono. La Continental mi ha davvero stupito.
le immagini parlano da sole, avete visto anche voi, è stato possibile addirittura riuscire a vedere i fori a 550 metri su carta. Caratteristiche tecniche e prestazioni quindi di altissimo livello su quest'ottica, la Continental della Vector Optics. Devo dire che per la fascia di prezzo a cui si trova è assolutamente eccezionale. Ricapitolando, abbiamo una dotazione assolutamente completa, gli anelli per l'installazione di alta qualità, la torretta aggiuntiva, il paraluce e tutti gli altri accessori che vi ho già illustrato, la garanzia a vita che non è cosa da poco. Tutte le caratteristiche tecniche davvero di alto livello, il tubo da 34, lo zero stop, l'indicazione per ogni giro completato della torretta verticale, la disponibilità di ingrandimenti davvero più che sufficiente, in quanto arriviamo addirittura a 30. Come dicevo, rende quest'ottica praticamente utilizzabile in qualsiasi ambito. Il parallasse che parte da soli 10 yard, la grande disponibilità di click sull'elevazione, sulla regolazione del verticale e l'area leaf praticamente fisso, che ci permette quindi di trovare sempre la posizione corretta e migliore per vedere attraverso la nostra ottica, le lenti di altissima qualità, la possibilità di sparare addirittura anche di notte grazie appunto all'altissima trasmissione di luce, alla mancanza di aberrazione e la grandissima fedeltà d'immagine. Sì, mi è piaciuta talmente tanto che adesso la monterò su una delle mie carabine e la proverò quindi per il tiro su lunga e lunghissima distanza. Ovviamente vi farò vedere i video di questi test. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina così non perderete i prossimi video in uscita e ci vediamo presto sempre su Sendit!